Ben ritrovati. L'argomento di oggi potremmo dire che è un signor argomento, il direttore d'orchestra. Ecco, qui dedicare un solo video al direttore è un po' riduttivo, però cercheremo di fare una scaletta di lavoro il più possibile pratica, cioè capire a cosa serve il direttore d'orchestra e vederne anche, oltre che sentirne, alcuni esempi per capire di più. Iniziamo da un punto di vista, come sempre, quasi didattico. Quando nasce il direttore d'orchestra? Ecco, non c'è proprio una data di nascita precisa, però si può sicuramente definire una figura relativamente recente. Perché? Nelle epoche passate, quindi arriviamo fino al 1700, non c'era una necessità così notevole di un coordinatore dell'orchestra. Perché? Perché la musica proprio era, da un punto di vista della sua composizione, ma anche dei suoi elementi compositivi, non così ricca. E anche i gruppi strumentali erano sicuramente di notevole numero, però non così elevati come poi sono diventati durante le epoche successive. C'era bisogno però sempre di un coordinatore, anche nelle epoche passate, ma con una funzione molto più ridotta. Molto spesso era il primo violino. Il primo violino è quello, per chi non lo sapesse, alla sinistra il primo, proprio nella prima fila, del direttore d'orchestra, facendo riferimento proprio al nostro personaggio. Ecco, quello è il primo violino. Quando nelle epoche passate non c'era la figura di direzione, era lui che si alzava, perché la cosa fondamentale per un gruppo, grosso, piccolo che sia, è l'attacco, cioè tutti devono partire nello stesso momento. E quindi il primo violino aveva questa funzione. Altre volte, sempre in queste epoche, era lo stesso compositore, che molto spesso faceva parte anche dell'orchestra. Aveva spesso la funzione del basso continuo. Questa funzione, questo ruolo, l'abbiamo trattato già leggermente in un precedente video, che era il video del concerto. Per ricordare, il basso continuo era quella figura, o perlomeno quel ruolo affidato a uno strumento di accompagnamento, e spesso era il clavicembalo. Quindi in quelle epoche molto spesso il compositore stesso si sedeva al clavicembalo e partecipava in maniera diretta, ed era lui che dava con la testa, avete presente anche nei gruppi piccoli attuali si dà il cenno con la testa per l'attacco. Più va avanti il periodo, più entriamo ad esempio nell'Ottocento, l'epoca del romanticismo, e più si inseriscono nell'ambito musicale quegli effetti di espressività. Vi ricordate crescendo, diminuendo, forte, piano, anche l'aspetto della dinamica, cioè dell'andamento proprio, in particolar modo, comincia a diventare sempre più ricco. E quindi c'è bisogno di un coordinatore, di una figura che non suona, ma che si dedica esclusivamente all'elaborazione di quello che era l'idea originale del compositore. Ecco, da qui, dalla teoria alla pratica, poi ci sono tante variabili, ci sono le varie personalità, la persona, l'indole, le mode che cambiano durante i vari decenni della nostra storia. E quindi noi vedremo nella nostra prossima carrellata tanti tipi di direttore d'orchestra. Andiamo adesso anche a un altro aspetto, sempre di conoscenza tecnica. Il gesto. Cosa fa fisicamente il direttore d'orchestra? Come le usa queste mani? Allora, avrete visto sicuramente che alcuni usano la bacchetta, altri no. Ecco, questa è proprio una scelta personale, magari non solo per tutti i brani, magari in un brano sì, in un altro no. La bacchetta serve generalmente ad enfatizzare il gesto. Se io faccio il gesto con la mano,
un raggio d'azione. Se io ho anche una bacchetta, un prolungamento, inevitabilmente diventa ancora più ampia. E questo, generalmente se siamo dei destri, viene utilizzato con la destra. Questa mano ha la funzione proprio della scansione del tempo in maniera un po' riduttiva, ma per rendere l'idea, se avete presente che cos'è il solfeggio, quello che si fa studiando, si tiene il tempo con la mano, ecco, fondamentalmente di base ha questo di funzione la mano destra. La mano sinistra può avere varie funzioni, sia quello anche di rifare, ovviamente a specchio, il gesto della mano destra, anche perché se lo facciamo nello stesso modo sembra più un balletto, sia anche quella di dare l'indicazione dell'intensità. Se io vi faccio un gesto di questo tipo, sto chiedendo un aumento sonoro. Se lo abbasso, riduco. Altra funzione è quello degli attacchi. Col discorso degli attacchi è da precisare, non è che il direttore d'orchestra dà per forza sicuramente gli attacchi a tutti gli orchestrali. Ovviamente ognuno sa la sua parte, se l'è studiata. Può farlo, può aiutare, ma può anche non farlo, non è obbligato. E anche qui, nella carrellata che vedremo, ci sarà chi è più portato a fare questo e chi meno. Ritorniamo a un aspetto già detto, cioè quello anche dell'andamento. Quanto è importante la funzione del direttore. Un brano può avere un'indicazione, essere un allegro, un adagio, un andante, poi sapete ci sono tantissime altre variazioni, altri termini, ma un adagio non è un adagio assolutamente per tutti uguale. E anche un brano può essere più o meno adagio. Allora, questo argomento può essere reso assolutamente bene e chiaro ascoltando un esempio. Io adesso vi faccio sentire la stessa frase diretta da due personaggi nettamente diversi. Allora, vi ho preso Barenboim come direttore d'orchestra, direttore attualissimo, vivente e che conosciamo, e Arturo Toscanini, direttore ovviamente un po' più datato, è morto nel 1957 per darvi almeno un punto di riferimento. Qui sentirete come è diversa l'interpretazione dell'andamento. Per rendervi le cose, spero, ancora più chiare, vi ho invertito, cioè nel senso, l'ordine è esattamente quello che vi ho detto. Prima sentiremo la frase, una frase sola, diretta da Barenboim. Il brano in questione è la nona sinfonia di Beethoven, il primo movimento, proprio il primo pezzettino. Lo ascoltiamo da Barenboim, diretto da Barenboim. Subito dopo, stessa frase, la sentiamo diretta da Toscanini. Spero per darvi un aiuto ancora in più, anche se non ce ne sarà bisogno, sull'ascolto di Toscanini vedrete le due tracce sonore sovrapposte della stessa identica frase. Non vi sto sicuramente a specificare quale delle due è quella di Barenboim e quale è quella di Toscanini, perché lo capirete assolutamente al volo. Ascoltate.
stato chiaro. Qui abbiamo sentito in maniera netta come lo stesso identico brano, la stessa quasi quantità di battute eseguita sotto la direzione di uno o dell'altro direttore cambia completamente da un punto di vista della velocità. È vero che vi ho preso Toscanini, che era conosciuto per essere un direttore piuttosto garibaldino. Allora, adesso li abbiamo ascoltati. Iniziamo la nostra carrellata adesso per vedere anche la mimica, la gestualità, come cambia. Abbiamo lasciato Toscanini, riprendiamo Toscanini, riguardiamolo. Ecco, ascoltiamo un brevissimo frammento, un po' datato ovviamente, ma quello che ci serve è ovviamente guardare questo direttore. Guardiamo e sentiamo insieme. Toscanini ha un gesto, se avete visto, molto netto, chiaro, preciso. È comprensibile. La mano destra è assolutamente verificabile, bella, precisa e chiara. La mano sinistra, seppur un po' sfocata nel video, però avete visto il ditino per gli attacchi, è assolutamente un direttore comprensibile. Poi possiamo fare tutte le nostre valutazioni sull'interpretazione e sull'aspetto un po' datato, ma il gesto è chiaro. Era un direttore d'orchestra estremamente presente, aveva una presenza notevole, la gestualità, anche la mimica facciale. Adesso, per fare una contrapposizione, andiamo con un altro direttore d'orchestra, più o meno dello stesso periodo, che è Furtwängler, e qui vediamo una direzione un po' più compassata, un po' più meno sanguigna. Da quello che si dice anche non erano proprio tanto due che si amavano molto, insomma si contestavano un pochino, specialmente proprio sulla gestualità del tempo, ma direi che la cosa migliore è guardarlo. Ascoltate anche questo e vedetelo. Anche qui la visione, avete visto, un po' meno diretta, un gesto un po' meno netto, un po' meno, permettetemi il termine, comprensibile. Andiamo sulla strada, su questa strada. Vediamone un altro. Adesso vediamo il gesto, la gestualità di Georges Prêtre. È recentemente scomparso. Il pezzo che vi faccio vedere è l'inizio dell'intermezzo della cavalleria rusticana, dove lui proprio vi farà vedere quella che può essere quasi vista come una trance di trasmissione più della sua sensibilità che di un effettivo gesto. Ma guardiamolo che è meglio.
Chiaro, vero? Qui il gesto è più un aspetto tutto intimo, non tanto di comunicazione con l'orchestra. Questo era anche un esempio, se vi siete accorti, dove non utilizzava la bacchetta Pretra in questo caso. In altri la usa, non è proprio una sua scelta generale. Continuiamo il nostro percorso e adesso cominciamo anche a un po' ironizzare su questo personaggio del direttore d'orchestra. Cioè, alleggeriamo un po' il peso, perché spesso sono ruoli che hanno preso molto piede, sono diventati anche talvolta un po' ingombranti. Non è semplice comunicare orchestra e direttore, poi ci sono le personalità eccellenti, ma ci sono anche delle personalità particolari. Il prossimo direttore d'orchestra è uno che ha sicuramente reso molto più comunicativa la funzione del direttore d'orchestra, proprio per sua scelta. È anche stato un grandissimo compositore e ha dedicato molto alla divulgazione della musica. Nell'esempio che vi faccio vedere adesso e sentire è un pelino più protratto nel tempo, ma secondo me ci vuole tutto. Qui lui vi fa vedere quanto tutto sommato la funzione del direttore d'orchestra può essere riportata alle origini. Non vi dico altro. Guardate. Leonard Bernstein qui cosa fa? Si prende un po' in giro. Allora, se avete visto l'inizio, la funzione fondamentale la mette in evidenza, dà l'attacco, e poi usa solo la mimica facciale per dare gli attacchi, fa tutte le sue smorfie. Ovviamente qui è un gioco, è più un gioco, il lavoro di preparazione nelle prove c'è stato sicuramente, però diciamo che alleggerisce un pochino il peso del direttore d'orchestra e diventa sicuramente simpatico. E adesso chiudiamo la carrellata, il discorso del direttore d'orchestra con, permettetemi, una perla di chiusura. Qui abbiamo l'interpretazione sicuramente più diretta e anche simpatica di un direttore. Alla prossima!